Stimatissimi haters, benvenuti nel mio mondo. Una scatolina, un nuovo clone con la dicitura SXK Wicked RDA rigorosamente made in Cina. Negli altri due lati abbiamo la scritta Wicked SXK. Ora apriamo e vediamo il suo contenuto. Una volta aver estratto tutto il contenuto di quelle scatole classiche trasparenti che ormai conosciamo bene, questo è quello che troviamo al suo interno. Due chiavi esagonali, la prima più grossa è inerente all'installazione del pin bottom feeder che mi sono permesso già di preinstallare. La seconda chiave esagonale data in dotazione è quella inerente alla chiusura delle viti delle nostre torrette, quindi per il serraggio della nostra coil, le parti di ricambio ma anche accessori, perché il Wicked è un atomizzatore che esce dagli schemi e vedremo poi perché è così interessante poterne parlare. Come accessorio, ma di natura estetica in questo caso, abbiamo l'anellino che io definisco classicamente anello salvagoccia, è di metallo, in cui la parte interna rimane del colore dell'acciaio, mentre la sezione esterna, quella a vista, ha una laccatura di colore nero. Questo è il Wicked clone, atomizzatore da 22 mm, modalità RDA, con la possibilità di essere utilizzato anche in bottom feeder, viti 2 in acciaio con inserto a croce. Le incisioni al laser nella parte inferiore sono quasi identiche all'originale, riporta la dicitura Wicked, il seriale lascia il tempo che trova. Tip in Derling di colore nero, è veramente un atomizzatore interessante. Andiamo ad analizzare quelle che sono le parti di ricambio. Sono due O-ring di colore nero sostituibili per il nostro deck, che ricordo ha un doppio O-ring di tenuta. Ulteriori due O-ring, il colore rimane sempre il nero per la sostituzione del nostro tip con attacco 510. Un pin fisso con una placcatura dorata, ulteriori due viti in acciaio con inserto tramite cacciavite a croce sostituibili, quindi sono sempre parti di ricambio. Queste sono le ultime due parti di ricambio, sono le due vitine sempre con placcatura d'oro per la chiusura delle nostre resistenze. Qui abbiamo le tre sezioni, la possibilità di cambiare il nostro flusso dell'aria. Quello installato di serie è questo qui, quello con l'asola, riporta la stessa dimensione dell'asola disegnata sulla campana, ha una leggera inclinazione. La nostra asola ha una lunghezza di 7 mm e un'altezza complessiva quasi di 2 mm. Questa è la seconda sezione che potremo andare a sostituire eventualmente per provare a vedere come si comporta il nostro Wicked, composta da due fori. Sono di natura ovale, non sono dei cerchi perfetti, anch'essi con la stessa inclinazione come la nostra asola. Guardiamolo anche dalla parte interna, stessa satinatura, ci sono dei piccoli segni all'interno ma non ci sono bave di lavorazione. Cosa particolare è queste rotondità che una volta assemblato scopriremo il suo reale funzionamento. Questi fori ovali hanno una lunghezza di 2,9 mm e un'altezza di 2 mm. Questo è il terzo e ultimo elemento che eventualmente potremo sostituire all'interno del nostro Wicked, che è composto da tre fori, in questo caso sono completamente rotondi. Il diametro di questi fori 1,8 mm. A livello estetico è un'altezza di 22 mm.6. Il suo diametro è 22 mm. Togliamo la campana e andiamo al cuore. Questo è il cuore del Wicked, molto particolare.
Questi due piccoli semicerchi ci aiuteranno ad appoggiare il cotone, trovandosi in una sezione più interna rispetto al flusso dell'aria. Certo, non sono per creare delle turbolenze. Questi due spazi indubbiamente ci aiuteranno a far sì che qui il cotone lo curveremo e lo andremo a appoggiare in queste due pareti. Il pin è leggermente sporgente, ma questo è dettato dal fatto che la profondità del nostro deck non è così elevata. Prendendomi l'altezza nella parte più bassa di questo semicerchio, che ricordo è una linea indicativa per farci capire il posizionamento della nostra resistenza, ha una profondità di 3 mm.26. Non posso dire che questo clone è fatto male. Poi lo smonteremo in tutti i suoi particolari anche per vedere come sono fatti i filetti, come sono fatte le sezioni sotto l'isolatore. Vedete, è veramente spesso l'isolatore. Questa sezione qui che porta alla torretta alla mia sinistra è quella del positivo. Per quanto riguarda la torretta del negativo e la sezione intercambiabile del nostro flusso dell'aria, ruotando abbiamo accesso tramite le due viti in acciaio. Non vedo l'ora di provarlo insieme a voi, ma prima passiamo alla modalità Raggi X. Ed eccoci nel momento da me definito Raggi X, iniziando dalla campana, il nostro cap, il deck, in questo caso visto dal lato inferiore. Abbiamo la prima torretta del positivo ravvicinata insieme al suo isolatore fatto di materiale PIC, il sistema che è il nostro Wicked ne fa vanto, il nostro tip doppio ring di tenuta ma con il classico standard attacco 510 ha una forma conica, quella che più si avvicinerà alle nostre labbra, un diametro di 8 mm, quello esterno, mentre la sezione interna è di 5 mm.4. Le due vitine in acciaio che ci servono per il bloccaggio della sezione dell'aspirazione dell'aria e della torretta del negativo, il pin, in questo caso bottom feeder con la placatura in oro, il nostro isolatore sempre inerente al pin e qui allontanata, vi chiedo scusa, la nostra torretta del negativo. Campana in acciaio satinata con la predisposizione per un'asola, in questo caso. La parte superiore della nostra campana, l'innesto è con attacco 510. Questo invece è il nostro deck a nudo, dove possiamo vedere anche le parti, quelle che non andremo mai a vedere, quelle nascoste. E devo dire come segni di lavorazione si intravedono leggermente nella parte interna d'appoggio del nostro isolatore, mentre per quanto riguarda tutta la sua sezione è veramente fatto bene. Doppio O-ring di tenuta per il nostro deck e questa è la parte inferiore in cui c'è una particolare lavorazione al laser con la dicitura in basso Wicked. Sempre in acciaio satinato ma con viti placate oro, questa è la torretta del nostro positivo. La sezione femmina filettata verrà bloccata dal serraggio del nostro pin. Questo è l'isolatore della torretta del positivo. Devo dire che lo spessore inizialmente non mi sembrava così abbondante, ma misurandolo, controllando, devo dire che è veramente robusto, nel senso mi dà una particolare sicurezza. Questa invece sempre satinata, un po' più minuta, piccolina, è la torretta del negativo con il suo incastro. Esternamente il suo perimetro ha una sezione quadrata, mentre vedete il filetto interno in questo caso verrà serrata da una delle due viti in acciaio. La seconda vite in acciaio che abbiamo svitato dalla parte inferiore va a bloccare il flusso dell'aria. Ecco le ultime due parti inerenti al nostro Wicked, composte da il nostro pin bottom feeder, in questo caso con placatura dorata
è un serraggio tramite chiave esagonale, mentre questo è l'isolatore perimetrale dello stesso. Prima di fare l'inserimento della resistenza mi soffermo un attimino sul discorso delle torrette, che a mio avviso è qualcosa di pratico, il fatto che non siano le due torrette delle sezioni chiuse, ma vedete lateralmente sono forate, quindi ci agevola l'inserimento delle gambette, le cosiddette leg della nostra resistenza, anche dettate da un piccolo becco nella parte inferiore, sia da un lato che dall'altra. Questa è la resistenza che mi appresto a installare sul Wicked, è una Fused Clapton con un dual core, quindi al suo interno ha due fili in nichrome con un valore di 26 gauge, una copertura, la cosiddetta wrap, di un filo sempre materiale nichrome a 38 gauge. La resistenza è stata opportunamente installata, ne è uscito un valore resistivo di circa 0,3 ohm. Facciamo un'attivazione per vedere la sua reattività. Arriva fino alle gambette ad alimentarsi. Ho scelto anche una configurazione diversa, non ho scelto di appoggiarmi come altezza nell'indicazione di queste mezzelune perimetrali e non ho nemmeno scelto di essere al centro della zona indicata, perché in realtà se vedete la retta della nostra torretta in base alla retta del nostro flusso dell'aria, questo sarebbe realmente il centro, mentre stando alle indicazioni date dal Wicked avrei dovuto veramente ravvicinarmi molto con la resistenza, ma rimane solo una mia opinione personale. Questo è il cotone che andrò a utilizzare, organico, giallognolo, molto grezzo, è un cotone americano. Questa è la quantità di cotone che andrò a utilizzare sul nostro Wicked clone. Ora andiamo a riporlo correttamente. Il nostro Wicked con il cotone opportunamente inserito al suo interno, utilizzando queste due sezioni. Il cotone è stato opportunamente bagnato o perlomeno inumidito. Facciamo una attivazione. Trattandosi di un Atom con l'opzione bottom feeder è doverosa per me anche la prova dello squonk. Il liquido sale, vedete, arriva anche nelle sezioni perimetrali esterne alle nostre torrette, ma il liquido non fuoriesce dal nostro flusso dell'aria. E guardiamolo dal lato estetico. Ho deciso di testarlo in modalità meccanica, associando una box in Derlin di colore nero con un richiamo in legno per andare a fare i vari contrasti con l'anello estetico, il tip e il case della box. Accidenti, signori, veramente notevole. Avrei anche potuto sostituire il profilo dell'aria esterno per regalarmi un contrasto maggiore, ma per quanto riguarda i sentori aromatici, sto utilizzando un tabacco, ci siamo dentro alla grandissima, direi. È un atomizzatore di quelli buona alla prima, esagerato lo definirei. Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Wicked, un altro bel colpaccio by SXK.